Ciao amici miei, bentrovati, grazie per averci seguito fino a qui nel nostro viaggio itinerante per la Toscana delle cose belle e buone. Oggi siamo nel cuore della Val d'Orcia, nel cuore vero, quello pulsante, siamo al castello di Spedaletto che è qui dietro alle mie spalle, luogo che per secoli è stato il ricovero per i pellegrini della Via Francigena. Oggi ospita noi e di conseguenza voi. Andiamo a trovare un mio caro amico che si chiama Amedeo Grappi, che produce paste con i grani che produce lui stesso nella sua azienda, tutto rigorosamente biologico. Andremo nel suo laboratorio, se faremo i bravi probabilmente ci farà anche assaggiare la sua pasta oggi. Due note dolenti sono che è più bello e più magro di me, questo mi fa un po' infastidire ma la supererò, e l'altra cosa, la pasta è molto buona, quindi oggi non perderò peso. Continuate a seguirci, se vi piacciono i nostri video iscrivetevi al canale, di modo che voi intanto potete cominciare a assaporare queste zone con i nostri video. Queste zone rimarranno qui per sempre, sono bellissime e appena ce lo permetterà la politica potrete venire a visitarle da soli. Dai bimbi, venite con me, si va a vedere dentro il pastificio che succede e con cosa fanno questa famosa pasta. Dai, venite con me. Eccoci arrivati al laboratorio, adesso chiamiamo l'amico Amedeo e ci facciamo raccontare qualcosa. Amedeo? Eccolo! Oh, grande Ale! Ciao bello Amedeo! Ciao. Grande amico Amedeo, è più bello di me, qualcuno dice, aiutatemi a sfatare questo luogo comune, sono più bello io, scrivetelo nei commenti. Allora, Amedeo oggi ci ospita qui nel suo laboratorio, siamo nel cuore della Val d'Orcia come abbiamo detto, qui vengono prodotti grandi grani, la sua famiglia Grappi produce grano da tanti anni, sono fra le prime aziende biologico in Val d'Orcia e con questi straordinari grani produce una pasta buonissima, quindi da questo non può che scaturire un piatto eccezionale che prepareremo oggi. Certo, allora sicuramente cucinerai te perché se cucino io si mangia poco, io ho fatto la pasta e te cucini. Benissimo, allora nessuno dei due è un grande cuoco, ma con la qualità straordinaria della pasta che produce Amedeo un piatto verrà fuori sicuramente meraviglioso. Oggi assaggeremo delle pappardelle di grani antichi che solo a vederle il colore la gocciolina cade da sola. Pensate quando ci aggiungeremo i due ingredienti che oggi andremo ad esaminare. Una cosa sicuramente eccezionale. Allora, cari amici, finalmente siamo passati dal laboratorio alla cucina, cuore pulsante dell'attività di Amedeo. Siamo sempre qui a Spedaletto, lui ha anche una piccola ristorazione che si chiama Amedeo? La locanda del mulino. Quindi quando poi le situazioni ci permetteranno di gironzolare liberamente e verrete qui a comprare la pasta, potrete anche assaggiarla sul posto, nel suo ristorantino. Oggi cucino io, siamo messi male, però no, siccome si è preso freddo, la cosa più importante per noi in questo momento è fare un brindisino, quindi salute signori, Amedeo di nuovo. Salute. Ora si va più sciolti, quindi io mi accingo a cuocere la pasta. Stavano preparando giusto appunto oggi nel laboratorio queste pappardelle e queste faremo, noi le abbiamo qui di fronte a noi fresche, quindi in 4-5 minuti saranno pronte. Quelle che invece sono confezionate da Amedeo per essere acquistate sono quindi secche, pasta secca, e hanno una cottura di 10-12 minuti. Perché questa ha un colore così bello? Perché mi porta via così tanto l'attenzione questo quasi velluto che c'è sopra? Raccontami come mai è così. Allora, diciamo la nostra pasta ha questo colore ambrato perché il mulino ha le macine a pietra e praticamente con la macinazione a pietra maciniamo l'intero chicco del grano e quindi nella farina rimangono anche i minerali che sono nella parte esterna e questi minerali gli danno questo colore. Che grani compongono questa farina? Allora, è fatta con grano duro Senator Cappelli e grano tenero Verna, che sono tutti e due grani antichi. Allora, il Senator Cappelli è un grano dei primi del Novecento, è un grano duro, mentre il Verna è un grano tenero.
È un grano a taglia alta, è alto quanto è noi, superiore a 1,70 m, è proprio un grano alto che praticamente ha la caratteristica di avere poco glutine e tante proteine assimilabili. Poi negli anni 60, praticamente con la rivoluzione verde, col fatto che bisognava produrre di più, questi grani antichi che erano così alti sono stati proprio messi da parte, perché con le concimazioni la produzione rimaneva uguale e in più cadevano in terra. Quindi dagli anni 60 al 2010, diciamo, i grani antichi erano stati completamente messi da parte a favore dei grani moderni. Un senator Cappelli produce intorno ai 18-20 quintali a ettaro, mentre un grano moderno, grano duro, si parla di 45-50 quintali a ettaro, quindi si parla di una produzione di meno della metà. La trafilatura è in bronzo, e praticamente con la trafila a bronzo la pasta viene più rugosa. Vedi? Praticamente viene più rugosa e quindi prende meglio il condimento. Quindi ci aiuta a me a tenere la linea. Sì, certamente. Ora io ci attaccherò più olio a quella pasta, certo, e poi magari anche un po'. Qui questo, non so se avevi fatto caso, c'era qui per caso del pecorino che ha un profumo abbastanza importante. Lo posso assaggiare anch'io, sì? Vai, dai. Perché sul pecorino ci sta bene il vino. Grazie. Io farei un brindisino. Salute ragazzi. Ci sono due tipi di trafilazione, la trafilatura in bronzo e la trafilatura in teflon. Praticamente con il teflon la velocità di estrusione è maggiore e la pasta viene liscia, mentre con il bronzo l'estrusione è molto più lenta e la pasta viene rugosa. Al momento quanti tipi di pasta produci? Al momento facciamo circa 10 tipi di pasta di grano e 10 tipi di pasta di farro. Quindi 10 formati di pasta in totale. Noi facciamo solo semola di grano duro integrale e farina di grano tenero tipo 2, senza uovo. Quindi se abbiamo delle persone che sono vegane, questa pasta la possono mangiare tranquillamente. E anche, diciamo, il processo di essiccazione è molto importante per la qualità della pasta, in quanto noi abbiamo un'essiccazione lenta a basse temperature. Lenta vuol dire, scusami Amedeo, quanto lenta tempo? Vuol dire dalle 20 alle 35 ore con temperature basse, si sente sempre parlare basse temperature. Noi utilizziamo una temperatura massima di 42 gradi, ok? In questo modo la pasta riesce a mantenere tutte le proprietà organolettiche. Eccomi, bella fumante. Noi l'abbiamo cotta 5 minuti circa, come abbiamo detto, perché questa è appena arrivata dal laboratorio che è accanto, è ancora fresca. L'essiccazione di cui parlava Amedeo è quella tecnica che poi la fa diventare a lunga conservazione. A voi a casa vi arriva secca 10-12 minuti. 10-12 minuti. Ora, prima che mi si appiccichi, bisogna che ci metta l'olio. Ci vorrebbe dell'olio buono. Casualmente oggi, non si sa come mai, abbiamo dell'olio del Podere Spedalone. Insomma, a me piace molto, lo consiglio caldamente, e visto che tanto pago io, ce lo metto abbondante. A me mi garba l'olio, ma che ci posso fare? La mia moglie me lo dice sempre, dice: ma inoltre tu mangi l'insalata se poi dopo ci metti mezzo litro d'olio. Sinceramente io, prima che lei mi dicesse questa cosa, non mi ero mai posto la domanda di quante calorie avesse l'olio, quindi se vi volete bene, non andate a guardare quante calorie c'ha l'olio, perché è un disastro. Fa bene, c'ha tante cose positive, basta quello. Quindi, allora, quando ci sa una pasta di questa bontà, di questa salubrità, quando ci sa un olio, ora lo faccio io, come si fa? Buono, di grande qualità, come sono gli extravergini di oliva di queste zone, di queste colline, dove fare biologico è veramente possibile perché ce lo permette la vocazione del territorio, e poi ci si va a mettere una grattatina di quel pecorino lì che prima per sicurezza abbiamo dovuto assaggiare, anche insomma a rischio del nostro pericolo. Ma cosa andiamo a cercare, signori? Pasta, olio e formaggio. A volte ci si scervella, dice: ma che si mangia stasera il bimbo, non ha fame? Pasta, olio e formaggio. E abbiamo mangiato una cosa eccezionale e abbiamo sentito
uno per uno tutti i sapori. Certo, una bella carbonara non è che si butta via, ci viene la carbonara con le tue paste? A voglia. Quindi non c'è problemi. Ora, io ci do una bella grattata di questo pecorino che anche lui fa un gran bel profumo. Come potete vedere sono stato molto parco nella grattugiata io. Allora Amedeo, intanto gli si ridà un bel goccio che non ci fa mai male. Non ci sta male, no? Questo è il vino da Amedeo, qui dell'azienda. E poi, non curanti del rischio e del pericolo, ci apprestiamo ad affrontare il nemico. Ah. Sai che faccio Amedeo io? Io ci metto un altro goccino d'olio. Ma mettici anche a me. Vai, vai. Che? Buon appetito. Grazie. Allora, cari amici, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, ne vedremo tante altre cose interessantissime e belle in lungo e largo per la Toscana. Iscrivetevi. Ciao, a presto!